No, io sono... un anno e 4 mesi così. Sì. Sì. Io sono dicembre 94, lei agosto 93. Io ho studiato lingue, ho fatto la triennale. Io sto ancora attualmente studiando giurisprudenza. Questa qua per esempio? Abbiamo girato un video promozionale della Ma scuola. infatti, Te lo faccio vedere, lo vuoi vedere? sì. Al mattino sono andato con un ragazzo francese conosciuto tramite BlaBlaCar. Sono andato a Fatima che c'era il Papa. C'era il Papa. Sono andato in visita al Papa. No, dicono di solito che è il mio fidanzato, ecco. È quella. Onestamente. Purtroppo. È stato abbastanza, mamma, io parto. E gliel'ho detto e lei ci è rimasta. Cosa? E dove vai? Ma Alicante come fai? dov'è? E quindi cioè, non ho mai avuto diciamo, l'appoggio al 100%, perché comunque è una ragazza che parte da sola così. Tu è stato un trainship? Sì, esatto. Io ho fatto domanda per l'Erasmus Placement al terzo anno. Ho mandato curriculum a queste 10 mete che erano per lo più spagnole o portoghesi e da queste ho ricevuto risposta da circa 5 mete, diciamo, e ho scelto Alicante perché Alicante è bellissima. Sì, testimoni. Nel senso che non è grandissima come città, poi c'è questo Castiglio de Santa Barbara da dove si vede tutta la città, c'è un panorama pazzesco. Però il problema è arrivarci a questo castello perché ci sono delle scalinate che sono alte così. Esatto, E poi quindi sotto al sole è sì. un po' faticoso Arrivavi come un po' cosa. sudati. Partivo per l'estate, quindi città sul mare, la scuola dove sarei andata a lavorare perché era una scuola di lingue, perché volevo appunto mettere in pratica lo spagnolo, quello che avevo studiato durante 3 anni. E durante la mattinata contattavo le scuole italiane per lo più per promuovere pacchetti per vacanze studio e invece il pomeriggio si facevano i city tour con i ragazzi, si andava in spiaggia, si andava al mare, Lavorando. esatto, e lavorando. Diciamo che la mia esperienza di studio all'estero è nata dalla sua, vedendo come ha trascorso questi mesi all'estero lei, quindi io ero andato a trovarla e non so, mi era piaciuto, però ho deciso di fare quella classica, quindi Erasmus per lo studio, ai fini dello studio. È stata un'attesa incredibile, praticamente 1 anno e mezzo ad attendere la partenza. E... Diciamo che io l'ho spronato abbastanza proprio per partire, l'ho sempre consigliato, quindi se non fosse partito, ecco, mi sarei un po' detto cavoli, vai perché di sicuro ne torni arricchito. Allora io sono arrivato che diciamo era febbraio, era il 9 febbraio, ti aspetti comunque Lisbona, dici figata, caldissimo, anche a febbraio. In realtà sono arrivato, pioveva, faceva freddo, entro in questo appartamento, mi accoglie quello che poi diventerà anche un mio grande amico che è un ragazzo tedesco. Trovo la mia stanza che era totalmente diversa da quella che mi aspettavo. Semplicemente eravamo in 5 in questo appartamento, eravamo io, un ragazzo tedesco, un ragazzo spagnolo, una ragazza olandese e una ragazza polacca. Diciamo che a mangiare insieme eravamo sempre e soltanto io e questo ragazzo tedesco. Avevamo un tavolo che era lungo 3 metri, eravamo io da questa parte, il mio amico tedesco da questa parte e gli altri si facevano i cazzi loro, quindi non vivevano questa condivisione, perché poi era una condivisione. È stato quasi uno zoo perché c'erano anche degli animali effettivamente nel mio appartamento, degli animali o come dire degli insetti, i bed bugs, quindi le cimici del letto. Abbiamo avuto questa invasione di cimici del letto, fortunatamente non hanno colpito la mia stanza. Quanti sono? Ah no, beh, quelli sono i party animal guys. Era il mio gruppetto, diciamo, fisso di ragazzi con cui uscivo. Avevamo questo rooftop, questo terrazzo incredibile dove abitava un mio amico e quindi anche, non so, non sapevamo cosa fare, ma sì dai, facciamo una grigliata. E quindi partivano queste grigliate nel mezzo della giornata, che comunque sono cose, come dire, banali, che però, diciamo, lì davano un sapore in più alla giornata. Se una persona ha un minimo di determinazione, non incontra difficoltà nell'accesso a questo programma. La preoccupazione anche della famiglia quando un ragazzo parte è ok, ma quanti soldi ti devo dare al mese?
contare su una borsa di studio che ti dà la possibilità di mantenerti da solo senza chiedere l'appoggio della famiglia. Comunque noi abbiamo l'integrazione della borsa di studio universitaria oltre alla borsa di studio europea. Quanto ti cambia, se ti cambia, non lo so. Beh, una cosa banale è che io adesso quando penso al prossimo viaggio da fare penso ok, vado a Londra perché c'è il mio amico spagnolo che vive lì adesso, vado a Madrid perché c'è il mio amico spagnolo che... Fai una rete comunque di amicizie, vuoi fare un viaggio, vuoi visitare una città, è importante, basta alzare la cornetta, basta mandare un messaggio su WhatsApp, ciao mi ospiti qualche giorno. Secondo me ti fa crescere perché comunque sono sfide che prima non avevi mai affrontato, nel senso che poi è quello che ti mette, torni che hai voglia di spaccare il mondo, cavoli, non mi basta più quello che avevo prima. E quando l'ho visto tornare è successa la stessa cosa, Sì, quindi... sì. Sai comunque che puoi contare su qualcuno. Esatto.